Pronti a partire, Mauretto? Vai! Abbiamo parcheggiato Carletto e ora si va a vedere che cosa? L'Arbor Garoe. E adesso vi facciamo vedere che cos'è. Quest'anno qui alle Canarie dicono che ci sia un clima particolarmente freddo, perlomeno quest'inverno. E noi infatti qui a Hierro finora abbiamo trovato sempre freschino, in montagna sopra i 600 metri sempre nebbia, pioggerellina, vento forte, insomma una condizione non prettamente canarina. Ormai siamo agli ultimi giorni che trascorreremo qui a Hierro e prendiamo anche questo purtroppo. Non c'è alternativa, guardate che nebbia che abbiamo di fronte. Tempo da lupi? Percorso abbastanza semplice su un po' sterrato, un po' asfaltato. Eccoci che siamo arrivati all'Arbor Garoe, ma purtroppo il centro dei visitantes è chiuso. Abbiamo fatto una camminata di mezz'ora, quindi abbastanza semplice, ma ci hanno detto che per problematiche varie dovrebbero arrivare, ma al momento è chiuso, quindi attendiamo ancora un pochino, se non arrivano ce ne andiamo. In questo pannello spiegano quello che sta succedendo e quello che stiamo vivendo in questi giorni. Il vento atlantico arriva qua c'è la montagna, qui il mare di nubi che rimangono bloccati sul versante nord dell'isola. Ora abbiamo trovato un passaggio che ci portiamo fino alla carovana, grazie. Porca miseriaccia, abbiamo avuto un problema. Allora, il problema è che arrivati all'ingresso del Garoe, era chiuso. Abbiamo chiamato 2 o 3 volte, il custode ci ha detto no, arrivo. Dopodiché la seconda volta che abbiamo chiamato ha detto no, il problema è molto più grande, non arriva. E quindi siamo rimasti malissimo perché ci siamo fatti una camminata di mezz'oretta per arrivare fino a lì. Fortunatamente abbiamo trovato una coppia canara che ci ha riportato indietro, quindi abbiamo risparmiato del tempo più che altro. La cosa triste è che noi abbiamo questo passaporto di tutti i centri dei visitantes dell'isola del Hierro e l'abbiamo fatto tutto, ci manca solo il timbro del Garoe perché essendo chiuso. Noi ci siamo arrivati, adesso ce lo mettiamo noi, ci siamo arrivati data e giorno, però non ce l'hanno ovviamente timbrato. Quindi siamo fregati, vediamo se arriva il custode, Nulla da fare, custode non si vede, altre macchine di turisti arrivano, ma purtroppo è ancora chiuso. Noi a sto punto ce ne andiamo perché ci aspettano a pranzo una coppia di italiani e quindi torniamo giù. Andiamo. Posteggiati qua, siamo a Casalocca, ci fermiamo in un guacince local molto pregiato, molto conosciuto, eccolo qui, La Pasada. Questo è il nome del ristorante. Con Carmen e Renato. Buongiorno di nuovo, buonasera oramai. 2 parole visto che oggi pomeriggio non abbiamo più ripreso. Con gli amici Carmen e Renato abbiamo mangiato a quell'ottimo guacince La Pasada, perfetto, mangiato benissimo, avete visto che piatti straordinari, spesa 94 euro in 4, quindi meno di 50 euro a coppia.
direi perfetto. Terminato il pasto, noi ci siamo messi un po' a lavorare. Ora ci aspetta una serata speciale. Una cosa fighissima. Sapete cosa? Le stelle, the sky, la volta celeste. Si è finalmente aperto il cielo e quindi siamo riusciti a prendere un appuntamento per visitare nella notte l'osservatorio astronomico di El Hierro. E quindi questa sera vedremo le stelle e ci spiegheranno le stelle da questo osservatorio privato ma gestito da un'associazione la cui visita è gratuita. Sul sito internet è possibile fare una donazione e questa sera ci spiegheranno la volta celeste. Sicuramente sarà difficile riprendere perché la luce è praticamente assente e anche con la GoPro le stelle non Però vi faremo vedere quello che possiamo. Ok? Siamo a 1350 metri d'altezza, non siamo al punto più alto dell'isola, ma siamo in un punto molto visibile. Dovrebbero arrivare più tardi anche Carmen e Renato. Ci siamo posteggiati qui, aspettiamo il buio, nel frattempo ci riscaldiamo un pochino perché qua fa freddo. Perché fa freddo. Venite con noi più tardi. Eccolo qui il sentiero, osservatorio. Le indicazioni parlavano chiaro, ossia seguire questo sentiero per 5 minuti in mezzo a questi pilastrini bianchi che si vedono qui. Vedete? Proprio questi. Poi io adesso vedo di raggiungere l'osservatorio, così che poi per quando lo raggiungeremo più tardi sappiamo dove andare. Dovrebbe essere qui vicino. Mi muovo in anticipo, vedo la strada e vi faccio vedere anche l'osservatorio con il telescopio che è presente. Eccolo, proprio 3 minuti e mezzo, sono a passo veloce, quindi è proprio vicinissimo. Avete visto che carino? Ho fatto 2 chiacchiere con José Luis, che è il responsabile di questo telescopio, di questo osservatorio, con il quale mi sono scritta diverse mail, e ci vediamo alle 9. Noi adesso abbiamo ancora un paio d'ore da attesa, ceniamo, mangiamo qualcosa e ci rilassiamo un attimo in attesa di raggiungere. Saremo solamente noi 4, ha detto, quindi carina, bella la cosa, mi piace. Mi piace. Pronti a partire? Allora ci siamo quasi nel buio più totale, perché qua non c'è paesi, non c'è niente, non c'è inquinamento ottico, quindi l'unica luce che c'è è quella della nostra torcetta, questa qua, vedete? Ciuffite. E qui naturalmente non siamo soli, ma c'è anche Carmen, eccola qua, bella imbacuccata, e Renato di là. Eccoci al telescopio, mi vedete l'ombra? Andiamo a vedere. Esta es una asociación que hicimos un alemán, que está en aquella foto de allá, un médico alemán que vino aquí a jubilado, que trajo ese telescopio amarillo que hay ahí detrás. Sí. Es un telescopio que ahora es muy viejo, un telescopio de los años 80. Buongiorno! Buongiorno a tutti. Allora, siamo adesso in questo splendido luogo della Maleta, siamo a 1320 metri d'altezza, stanotte ha fatto freschino, ci siamo fermati qua dopo la splendida serata di ieri sera. Abbiamo fatto con José Luis un'osservazione, oltre che una spiegazione della volta celeste, e abbiamo osservato sia attraverso un telescopio che attraverso delle immagini di una macchina fotografica posizionata dietro un telescopio delle fotografie. L'abbiamo osservato
Jupiter, Giove, la cintura di Orione e altre costellazioni. Insomma, in più abbiamo osservato delle supernova, dei cumuli globulari e cumuli aperti. È stata proprio una serata magica, bellissima. Un'esperienza veramente notevole, sì, assolutamente commovente. Purtroppo con la GoPro non si possono riprendere questi piccoli particolari, ma vedremo se troveremo delle foto, magari ve le mettiamo se riusciamo a trovare su internet. José Luis è stato veramente meraviglioso, ci ha spiegato tutto, abbiamo passato 3 ore. Nell'osservazione con il telescopio all'aperto faceva freddo perché eravamo a 1350 metri, poco qua sopra. Un'esperienza davvero notevole. Perché questo? Perché qui a El Hierro c'è uno dei cieli più nitidi, più limpidi di tutto il mondo. Siamo non tanto distante dal Roque de los Muchachos della Palma, dove vi mettiamo qua sopra i video. Vi mettiamo qua sopra i video del nostro viaggio alla Palma, alla Roca de los Muchachos, così ve li potete vedere, e questi sono veramente dei luoghi dove l'osservazione della volta celeste è veramente splendida. Siamo tra l'altro stati fortunatissimi perché finora il cielo è sempre stato coperto la notte, soprattutto in questa parte alta dell'isola. Invece ieri sera è sparita quella poca calima rimasta e il cielo era bellissimo, limpidissimo. Questo osservatorio, tra parentesi, è un osservatorio privato. Abbiamo avuto accesso mandando una mail all'osservatorio, vi mettiamo qua sotto i riferimenti, e è stata un'esperienza unica. Tutta la strumentazione che utilizzano è stata donata da persone che hanno voluto creare un feeling con questa piccola isoletta. Chiunque volesse venire qui a El Hierro, è interessantissima la cosa. Intanto vi facciamo vedere dove siamo. Siamo sostanzialmente a 500 metri dall'osservatorio, quindi non molto distante, ma guardate che posto, siamo soli, abbiamo dormito da soli in mezzo al bosco. Adesso però, visto che non stiamo tantissimo ancora a El Hierro, perché dobbiamo poi tornare a Tenerife, ne approfittiamo, visto che la giornata oggi è limpida, le nubi non si sono ancora alzate, andiamo a fare un salto alla Cruz de los Reyes, che abbiamo visto in bicicletta ma in mezzo alla nebbia. E non si vedeva nulla, speriamo almeno oggi che si veda qualcosa. Quindi partiamo? Andiamo a vederci un po' di vista da quassù. Qui comunque uno dei punti di partenza delle varie camminate che si possono effettuare in questa zona dell'altopiano, diciamo, della parte alta di El Hierro. Ci sono tra l'altro anche vari tavolini per fare picnic, insomma un posto magico in mezzo alla natura, e noi ce lo siamo goduti fino in fondo. Finalmente siamo senza nubi, e questo qua sotto che vi abbiamo fatto vedere, che finalmente lo vediamo, è il picco del Mercadel, dove siamo saliti una quindicina di giorni fa in bicicletta ed eravamo immersi dalla nebbia. Sono 20 giorni che siamo a El Hierro, è il primo giorno che la vetta, l'altipiano del Hierro, è sgombro da nubi e da nebbia, quindi ne dobbiamo approfittare. E dopo esserci arrivati con la bicicletta in mezzo alla nebbia, ora siamo arrivati addirittura con Carletto in cima al Pico de Malpaso, 1502 metri di altitudine. Qui c'è ancora un bellissimo sole, ma la nebbia da sotto si sta un po' alzando, quindi vi faccio vedere la vista da qui, visto che la volta scorsa non si vedeva nulla, e così vi rendete conto dove siamo arrivati. Eh sì, la nebbia sale e tra poco non si vede più nulla. Anzi, già non si vede più nulla. Quella là è la Gomera. Eh sì.
sale velocissimamente sta nebbia. Arrivati appena in tempo, proprio precisa, siamo riusciti a vedere il panorama, che è subito risalita l'umidità dell'oceano, e con l'innalzamento della temperatura le nubi hanno subito coperto la vetta. E ora siamo quasi come la volta scorsa, anche se qui c'è il sole, però sotto non si vede più nulla. Eccoci, si legge dove siamo? 1501 metro di altezza. E giusto pochi secondi dopo si è riaperto il cielo. Siamo proprio a strapiombo sulla valle del Golfo, bellissimo, addirittura si vedono le montagne della Palma, si vede il Teide, è un po' difficile vederlo con la si GoPro, vede ora la puntina, ma dietro là in fondo. dietro le nubi si vede il Teide. Queste sono chiamate delle trappole per nebbia. Presumo che con queste possano monitorare il grado di umidità. E questa è la situazione attuale, stessa strada fatta 20 minuti fa. Nebbia. Allora, ritentiamo, saremo più fortunati? Ci stiamo riprovando. L'Arbor Garoé, dobbiamo vederlo. È l'ultima attrazione che ci manca di El Hierro e dobbiamo timbrare il nostro passaporto. Quindi ora rifacciamo la salita a piedi e ritentiamo l'ingresso. Dai che siamo arrivati anche questa volta. Cavolo, 4 volte lo siamo fatto questa cosa qui. Adesso se è chiuso ci incazziamolo un poco, eh? Dai che è aperto, si entra. Allora, finalmente si è riusciti a entrare, abbiamo ritrovato la stessa signora di altri ecomusei che ci sono del lagarto, al Lagartare. che non desiderava essere ripresa, ma ci ha raccontato la storia che per gli Erregni questo è un posto mitico, perché il motto di Hierro è El Hierro è un'isola con alma, cioè è un'isola con l'anima, e l'alma del Hierro sta qui. Proprio qua, in questa famosa pianta, Garoé. La storia racconta che al tempo dei Bimbace avevano grosse difficoltà a reperire l'acqua. Per una situazione particolare, questa è una foresta di laurisilva e questi alberi particolari riescono, con tutta la nebbia, con tutta l'umidità che arriva dall'oceano, a condensare poi successivamente sulle proprie foglie l'acqua, e quest'acqua viene poi recuperata. Addirittura i Bimbace, nella roccia basaltica dove nasce l'albero, avevano costruito una pozza dove poter poi successivamente recuperare l'acqua. Quindi questo era vitale per la sopravvivenza dei popoli Bimbace. Quando sono arrivati gli spagnoli, i Bimbace non hanno mai rivelato dov'era questa fonte, perché per loro era segno di forza, dovevano quindi poi resistere moderatamente agli spagnoli, fin quando una donna, anzi la figlia del re Bimbace, si era innamorata di un conquistadores e quindi gli rivelò il segreto. Questo è detto anche il bosco delle fate, perché è incantato, così dicono. Come dicevamo prima, questo è un bosco di laurisilva principalmente, che da noi è conosciuto volgarmente come alloro.
Infatti sono stati scavati dai Vinbace questi pozzi dove veniva proprio raccolta l'acqua che veniva drenata dalla pianta di laurisilva, perché come tante volte abbiamo detto, in questa parte dell'isola le nuvole umide che provengono dall'Atlantico si condensano e quindi si fermano anche un po' qua. Infatti qua il tempo è quasi sempre piuttosto nebbioso. Solo durante il verano, ci ha detto la signora, cioè il verano è l'estate, solo in quel periodo è più secco. Questo è il famoso albero Garoe, l'albero santo per la popolazione erregna. Praticamente questo non è l'albero originario di 800 anni fa, ma ha subito circa 400 anni fa una tormenta, una burrasca che ha portato a distruggere quest'albero, quindi a morire. E allora nel 1957 è stato sostituito con un albero della stessa famiglia, quindi sempre un alloro, preso però dal Parco Nacional de Anaga, che è al nord di Tenerife. La stessa famiglia di alberi ha proseguito la tradizione più che centenaria e continua ad essere considerato l'albero santo per la popolazione erregna e soprattutto per i Vinbace, tanto che fin dai tempi antichi questo albero, o meglio l'originale albero, dicevano i Vinbace che avrebbe dissettato l'intera isola di El Hierro. Tanto per farvi vedere com'è umido questo posto qua, anche i ragni sono col boccaglio. Tutta la ragnatela piena d'acqua. Sono ragni pescatori. E quindi anche Albor Garoe fatto. Ed eccolo Carletto che ci aspetta qui sotto in fondo alla strada, e con questo terminiamo la passeggiata.